Eccoci qua, ciao ciao. Dunque, questi che vedete qui sono, beh, ancora non vedete nulla, vedete soltanto un cartone, praticamente, una confezione, sono i famosi K-Shades, quindi gli oscuranti per l'auto, quindi niente pellicole, niente lavori, insomma, che poi magari rischiano di venire anche un po' male se non fatti a dovere, insomma, niente cose appiccicate sui vetri, ma dei pannelli, degli oscuranti che sono fatti su misura per la Cupra Formentor, assolutamente rimovibili, quindi un attimo a metterli, un attimo a toglierli, e rendono insomma, l'estetica dell'auto, ma soprattutto l'efficacia dal punto di vista della protezione assolutamente eccezionale. Almeno vedremo se effettivamente il tutto funziona, faremo questo unboxing tra un attimo insieme, poi proveremo a montarli e vedremo l'effetto insomma, che fa insieme. Dunque ragazzi, facciamo questo unboxing, siamo nel baule della macchina, così in sicurezza proviamo a intervenire e a capire che tipo di contenuto abbiamo. Ecco qui, questo è il contenuto, mettiamo via le forbici, peraltro sono forbici da elettricista, le mettiamo qui sul GSR e dunque abbiamo questa sacca che, eccola qua, contiene effettivamente i nostri car shades. Bene, abbiamo la nostra bella sacca car shades con una zip laterale, quindi molto facile poi da riporre tutto quando non ci serve più. Se decidiamo in qualunque momento di non utilizzarli, quindi di rimuoverli, questi dovrebbero essere in tutto 6 pezzi. Praticamente 2 pezzi vanno sui finestrini delle portiere posteriori e poi 2 triangolini. Vedete, abbiamo un pezzo qui, un pezzetto qui, quindi sono 2, 2 dall'altra parte, quindi fanno 4, e poi 2 pezzi che vanno a chiudere la zona ovviamente del lunotto posteriore, e quindi tutto 6 pezzi. Vediamo un po'. Questa è la prima. Beh, devo dire che subito a prima vista è certamente non una cosa, insomma, ne ho prese due, ecco, perché mi sembra particolarmente robusta. No, ma in effetti confermo. È una tela, una sorta di tela, beh, non anche tipo zanzariera, insomma, ma comunque molto molto oscurante, vedete l'effetto? Quindi la pongo davanti alla cam, spero che venga l'effetto, facciamo così. Beh sì, direi almeno da quello che vedo io sui è come indossare un bel paio di occhiali da sole. Con la differenza che naturalmente cosa succede rispetto alla pellicola? Questo va montato davanti al finestrino, davanti al vetro, quindi nella parte interna. Questo significa che noi possiamo abbassare il vetro senza problemi, è garantito l'utilizzo anche in questo modo, quindi giù il vetro, facciamo entrare dell'aria, gli insetti non entrano e comunque abbiamo ombra. Mentre con le pellicole tradizionali, andando giù col vetro, naturalmente andiamo giù anche con la pellicola. Qui invece la protezione rimane. Aria, ma senza insetti e senza sole. Questo è un primo pannello. Li mettiamo qui, dovrebbero essere i gemelli. Verificate sempre che siano gli originali car shades, quindi con la loro etichetta. E poi tra un attimo proveremo anche a montarli. Intanto facciamo questo. Beh, questi sono i vetri posteriori sicuramente, perché già sono pannelli più grandi, quindi 2 gemelli per i vetri posteriori, e poi abbiamo i triangolini carini loro, molto, molto piccoli, quindi molto carini. Vedete anche qui l'effetto è veramente significativo, anche qui l'etichetta Car Shades. E beh, la fattura comunque è veramente, veramente buona, il telaio è un telaio solido, assolutamente. Insomma, non è una cosa, non è una cinesata da insomma, 4 lire, questo è il motivo per cui costicchiano.
Forse costano un po' troppo, potrebbero costare di meno, ma non è una cosa arrangiata, ecco, diciamo così. Quindi qua abbiamo i due triangolini per i vetri posteriori, i finestrini posteriori, e questo dovrebbe andare sul lunotto in combinazione. Poi qui dentro abbiamo un foglietto con le installazioni, vedete, quattro pezzi, i 6 pezzi, quindi finestrini, triangolini e lunotto, e poi ovviamente dovrebbero esserci tutti, eccoli qua, gli accessori per fermarli e poi smontarli. Dunque ragazzi, quello che va fatto è, su ogni telaietto di questo tipo, andare a montare una clip nella parte più piccola, quindi da questo lato qui andiamo a montare una clip tra un attimo, esattamente questa clip qui, che servirà semplicemente a tenere fermo praticamente il car shade all'interno della guarnizione interna, della gommina interna dello sportello. L'altro invece, andiamolo qui, invece va montato sul telaio dell'auto, molto semplice, una cosa non difficile. C'è anche l'attrezzo qui per sollevare la gomma interna, ma vi assicuro che non è assolutamente necessario. Proviamo a farlo insieme, anche se in questo momento non ho l'action cam, sono con l'iPhone, ma per farvi vedere che è veramente molto semplice. Dunque ragazzi, intanto vediamo nuovamente un po', non siamo in piena luce del sole, ma vediamo un po' l'effetto oscurante, è veramente tanta roba. Effetto mosca, occhiali da sole, comunque veramente consistente, insomma una tela spessa, un telaio veramente rigido. Vedete, la linguetta va messa qui, non so se riusciamo adesso addirittura a fare un ingrandimento. Perfetto, forse riuscite a vederlo, molto semplice. Va incastrata qui una delle due linguette, questa praticamente serve a fare da supporto, se ne va dentro la gommina della Formentor. Dall'altro lato non dobbiamo montare nulla, perché in realtà va montata direttamente sul montante dell'auto. Significa beh, adesso è veramente contro luce siamo anche, vediamo se riusciamo a vederla, a mostrarla così. Perfetto, un po' meglio, sì. Vedete, va messa qui dentro la gommina, in questo spessorino qui, che è la gommina. Va sollevata, non serve assolutamente alcuno strumento, basta sollevarlo un attimo e poi questo si incastra praticamente a un binario che va a mettersi perfettamente dentro la gommina. Quello che noi poi facciamo è mettere il car shade, in modo che quella linguetta che è sul car shade se ne va qui dentro e quindi fa da supporto, e poi chiudiamo andando a incastrare il car shade qui dentro. Bene, allora ragazzi, ci siamo messi in posizione leggermente più comoda, ma vi ricordo che lo sto facendo solo con una mano, perché sto tenendo nell'altra il gimbal, l'action cam mi ha mollato, quindi se si può fare con una mano vuol dire che è veramente semplice. Dunque prendo in una posizione migliore il car shade, e quello che va fatto come prima operazione è semplicemente allinearlo con il telaio. Vedete che la linguetta, quella di prima, se ne va dentro, e questo è il primo supporto del nostro car shade. Una volta messo in posizione, io sono sempre con una mano, andiamo all'altra operazione, che è quella di inserire il telaietto. Vediamo se riesco a mettere, ecco, dentro questa, quindi farlo passare praticamente dentro. Quindi si piega leggermente, con una mano veramente difficile. Fatto. Ragazzi, se l'ho fatto con una mano tenendo l'iPhone nell'altra, vuol dire che ce l'ho fatta. Quindi abbiamo messo tutto. Adesso che mi alzo e vediamo se riusciamo a dare un'inquadratura migliore. Bene, è in posizione. Poi naturalmente andrò a controllare, perché insomma è stata un'operazione fatta live con una mano sola, quindi poi eventuali aggiustamenti. Ma voglio dire, l'effetto è questo, il montaggio come avete visto è molto semplice, insomma fatelo con due mani e vedete l'oscuramento anche davanti, no? Guardate, questo è l'esterno senza car shade e questo è col car shade, e anche dall'esterno
praticamente mi vedo solo io come specchio e il telefono dove non si vede nulla, si vedono questa trama a nido d'ape, anche abbastanza elegante devo dire. Naturalmente qui invece manca ancora il telaietto, infatti vedete subito come riusciamo a vedere dentro l'auto. I vetri sono sporchissimi, però riusciamo a vedere l'interno dell'auto, nonostante iPhone e cose varie, e riflessi vari, del gimbal, vedete qui il gimbal con l'iPhone, ma riusciamo a vedere dentro. Naturalmente qui diventa molto molto complicato, riusciamo a vedere veramente poco. Questo è nuovamente ancora l'interno, e la cosa interessante naturalmente è che possiamo abbassare il finestrino posteriore, per cui proviamo a farlo adesso. Bene ragazzi, ho montato anche il triangolino lì dietro, adesso vi faccio vedere. Allora, abbassiamo il nostro poggia testa, eccolo qua. Quindi l'unica accortezza in questo caso che vi raccomando è, naturalmente va inserito prima il lembo, quindi il gancetto, la clip nella zona plastica, che è più dura, e poi piegare il telaietto in modo da far entrare poi la clip nella zona moquette. L'unica raccomandazione è questa, appunto, di stare attenti a non eventualmente graffiare la moquette qui del cielo quando fate l'operazione, quindi solo questo. Poi insomma è molto molto semplice anche qui, più da farsi, insomma più da dirsi che da farsi, e una volta l'avete messo poi mettetelo, diciamo così, in posizione, insomma lui prende la forma perfetta e avete chiuso anche questo pezzo di vetro. Bene ragazzi, facciamo una prova finestrino, vediamo un po' cosa succede. Allora faccio l'apertura comfort con il telecomando, praticamente si apre tutto, anche il tettuccio. Vabbè. No, avete visto, insomma, abbiamo questa finestrino abbassato e tela interna, eccola qua. Il vetro ovviamente all'esterno e noi abbiamo la nostra protezione ugualmente. Eccola qua. La differenza rispetto all'altro vetro naturalmente è evidente. Proviamo a chiudere tutto adesso, sempre in comfort. Quindi teniamo premuto il telecomando fino alla chiusura. Benissimo, adesso andiamo a vedere il portellone. Bene ragazzi, ora quello che manca è appunto il lunotto. Io ho già montato un pannello, i pannelli sono due, molto molto semplice. Quello che va fatto come preparativo è naturalmente inserire soltanto questa clip, la clip che poi va praticamente a inserirsi, la vedete qui, quello che resta, a inserirsi nella plastica, nella fessura tra il vetro e la plastica, va qui dentro. Per adesso non serve altro perché il pannello segue assolutamente la forma, perfettamente in linea con tutto. Nel pannello che andiamo a mettere a destra aggiungiamo anche questa clip e funge da cerniera per unire i due lembi. Io provo a farlo con una mano anche in questo caso, a dimostrazione di quanto sia semplice. Almeno provo con la prima parte, quindi cominciamo dalla parte sagomata. Vedete, con una mano insomma, diventa più complicato, ma a dimostrazione che è ancora assolutamente fattibile. Quello che va fatto adesso poi è piegare, esatto, piegare il telaietto in modo da far pescare e quindi infilare la linguetta nella plastica, quindi è già in posizione. Quello che manca a questo punto è unire i due lembi, giusto per una questione insomma di maggiore sicurezza e stabilità, visto che comunque sono fatti così. Ora, qui naturalmente andrebbe fatto con due mani, perché io dovrei tenere da un lato un lembo, ma proviamo a vedere se con una, magari piegando un po'. Dai, 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 dai. Sì ragazzi, anche con una mano va bene. La dimostrazione è veramente, insomma, un'operazione piuttosto semplice. Andiamo a controllare giusto un paio di ritocchi. Mi scuso sempre per la voce, ma insomma sono sempre sotto Covid. Bene, direi che insomma, il risultato è anche in questo caso veramente ottimo. Proviamo a chiudere.
Eh sì, quello che compare praticamente è questo nido d'ape. A me piace, ripeto, non soltanto la consistenza dell'effetto, quindi quanto oscura, ma anche questo, insomma, questa trama nido d'ape che trovo comunque elegante, ma anche un po' sportiva, ed è in linea con gli accessori poi originali che molto spesso in alcune auto inseriscono. Mi pare di averla vista sulle Skoda e sui SUV, insomma quelli proprio di ultimissima generazione, ovviamente dalla portiera, no? Dal basso verso l'alto. Hanno proprio questo effetto qui. Va bene, mi pare che anche con questo abbiamo terminato. Diamo un'ulteriore occhiata di differenza tra il posteriore con nido d'ape e l'anteriore, dove ovviamente non c'è nulla. Vedete la differenza? Mettiamo a confronto nella stessa inquadratura. Beh, direi evidente. Ragazzi, siamo all'interno, avete visto già dall'esterno la differenza, per esempio tra i vetri anteriori e posteriori, la vediamo anche dall'interno. Li mettiamo subito a confronto, anche il tettuccio. Bisognerebbe chiedere alla ditta se prepara due cose di questo tipo anche per il tettuccio. I vetri posteriori sono veramente oscurati, ma in maniera, direi, non definitiva, invasiva, senza aver perso insomma, l'uso del finestrino praticamente, nel senso che il finestrino lo utilizziamo ma abbiamo ancora la nostra protezione. Il lunotto termico, praticamente adesso veramente i sensori diventano, e retrocamera diventano fondamentali, perché non si vede una cippa, non si vede proprio nulla. Devo dire che rispetto alle tendine parasole che ho avuto in passato, avendo una bambina, piccoli, viaggiando in auto, e ogni tanto insomma partivano, poi coprivano solo una parte del finestrino, poi insomma si staccavano, insomma, mi pare che questa sia una soluzione molto valida, e devo dire a me piace anche, cioè, come stile, voglio dire, non mi sembra una cosa posticcia, un accrocchio. Insomma, è chiaro che è un accessorio installato aftermarket, come si dice, è chiaro, ma non molto diverse dalle tendine che trovate su alcuni modelli di auto, di quelle che praticamente sono già montate dal costruttore e che di solito hanno il gancetto, no, in basso e si tira verso l'alto. Insomma, l'effetto poi è proprio questo. Non male, non male. Direi che dal punto di vista estetico, visivo, sono promosse come struttura. Ripeto, a me non piaceva l'idea di intervenire proprio sui vetri con pellicole varie, spendere dei costi, insomma, a volte anche non indifferenti. Preferisco, ecco. Poi vedete, fa anche una trama simpatica, con il sole che passa, ovviamente soltanto filtrato, interessante. Bene ragazzi, ora riposo l'auto perché naturalmente sono ancora in quarantena da Covid e quindi mi tocca starmene a casa. Beh ragazzi, spero che questa review sia stata utile. Per me sì, perché ci tenevo a provare questi car shades da tempo, visto che alcuni già li avevano comprati e installati. Mi piaceva l'idea insomma, di usare qualcosa di diverso rispetto alla pellicola, e qualcosa che insomma, si potesse rimuovere facilmente, potesse dare un tocco comunque anche di eleganza, insomma, sobrietà, sportività insieme. Insomma, mi piace l'idea di questa tela, e poi sono gusti personali naturalmente, però ci sono delle valutazioni oggettive. Le valutazioni oggettive sono che naturalmente abbiamo un prodotto fatto bene, questo indubbio, non puzza, è tela veramente resistente, il telaio flessibile il giusto ma rigido, insomma non è telaietto di quello fil di ferro, no, che si piega tipo il burro, quindi il prodotto è buono. Costicchia un po' troppo, forse potrebbe costare un po' meno. Considerate che un kit di questo tipo siamo un po' oltre i 100 euro.
su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Al solito, per le cose di Amazon, monitorate gli andamenti, insomma, dei prezzi, perché potrete trovarlo magari a un prezzo inferiore a un certo punto, o magari dei coupon particolari. Sono fatti su misura per la Cupra Formentor e per altri modelli di auto, quindi non vi sbagliate, scegliete ovviamente quello per Cupra Formentor. Sono fatti su misura, non si sbaglia, vanno perfetti, e questo è un altro dato oggettivo. Un altro dato oggettivo è che abbiamo l'ombra, ma possiamo aprire i finestrini senza perdere l'ombra, la privacy, avere anche una protezione dagli insetti. Questo non è male, soprattutto d'estate. A volte si abbassa il finestrino, tac, entra il moscerone, no? Il moscerino, entra l'ape, insomma capita, soprattutto chi ha il tettuccio, insomma, lo sa. Invece così magari possiamo aprire dietro e avere un ricambio d'aria, che poi di Covid, di tempi di Covid non è male. Comunque avere un ricambio d'aria, avere un po' di flusso d'aria, magari l'aria è fresca, non serve il climatizzatore a un certo punto, però manteniamo privacy, protezione dalla luce e dagli insetti. Queste cose non le abbiamo con le pellicole. Dopodiché la pellicola è fantastica, è un'alternativa, non è meglio o peggio, insomma, ognuno faccia le proprie scelte, ma questo prodotto ha un suo perché, e spero di aver mostrato il suo triplo perché. Va bene, ci vediamo sempre qui sul canale, magari se vi iscrivete, io torno in quarantena, e quindi vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!